Ah, no! Allora, sono stato 45 secondi. Vorrei stare un minuto, mettiamo un timer da 1 minuto e 30. Una parte del corpo che non avevo mai percepito così. Ok, allora farei 5 serie così, con un minuto di recupero, e per 3 volte. Mi sono un bel po' di incastri. Voglio arrivare a Sperlonga che stacco le mani e sto lì un'ora. Si riparte. Siamo dovuti tornare, l'ultimo viaggio è stato fallimentare. Dai, sale. Non sono riuscito a farla via, però avevamo un po' di tempo e per fortuna siamo riusciti a tornare. Non è che mi è dispiaciuto, per carità, è un posto fantastico e si torna anche volentieri. Però volevo fare questa via, era importante, sia per quello che significa, un progetto che ho dato 20 anni fa, quasi abbandonato, provato da varie generazioni, mi ispirava, era una sfida che ho voluto prendere e ho accettato. Ciao, sono Giuliano Tarquini e sono, tra virgolette, il fautore di questo progetto che ho dato circa oltre 20 anni fa, quando diciamo che scalavamo noi, che provavamo queste difficoltà, era qualcosa di molto lontano da tutte le nostre capacità arrampicatorie. Ho avuto questa visione per valorizzare un po' questo sito, perché non c'era ancora una via che fosse, secondo noi, degna di chiamarsi arenata. All'inizio ho montato le protezioni e poi nel tempo dopo ho cominciato a cercare di trovare i movimenti. I movimenti li abbiamo trovati insieme anche ad altri arrampicatori del centro Italia molto più portati a queste difficoltà, però è sempre risultato che per qualcuno alto sembrava troppo morfologica e viceversa per qualcuno corto lo stesso. Quindi diciamo che nel tempo non è che è stata abbandonata, perché poi in parte è stata anche rifiutata, però ovviamente se noi all'epoca che eravamo giovani non riuscivamo, il progetto è rimasto lì. Poi ho chiesto sempre negli anni a chiunque fosse venuto se aveva trovato il modo di risolvere, ma alla fine sembrava sempre un progetto molto duro.
alla fine io ho sempre detto ci sarà qualcuno che lo farà, magari scenderanno i marziani e lo faranno, comunque non la nostra generazione. Adesso siamo tornati e purtroppo alla sfida, alla difficoltà della via si sono aggiunte alcune prese bagnate che sicuramente non aiutano alla salita. Ci sono le prese del passo chiave, qua incastro il ginocchio, questa forse è quella un po' più buona, questa rimane sempre un po' bagnata ed è un po' un problema. Adesso vado a vedere come sono quelle sopra. Per qualche giorno non sono riuscito neanche a fare dei tentativi e allora mi sono concentrato su scalare altre vie un po' per allenarmi, un po' perché la mia testa stava entrando in un loop negativo perché fallivo, non riuscivo neanche a provarla e allora ho detto devo staccare un attimo e mi sono concentrato su dei progetti paralleli. Uno ha la stessa partenza in comune, lo stesso boulderino iniziale e finisce su un'altra via che si chiama Invidia la via si chiama l'Invidia dell'Arenauta ed è 8C e un altro è Piccoli Gesti, un 8B+, che ho fatto al primo tentativo, non a vista perché avevo già provato una parte che era in comune, però sono riuscito abbastanza subito. Una volta scalate queste vie però avevo voglia di ritornare a provare il progetto principale e così ho dovuto aspettare un po' fino a oggi che sembra che le condizioni siano migliori. Ok, queste sono le prese del passo chiave, questa gli altri giorni era un po' bagnata, ma oggi è completamente asciutta. Poi il monodito, ma penso che proverò un altro metodo con forse anche questa, adesso vediamo. E poi qua c'è il bidito del passo chiave, questo qua. Le prese si sono asciugate ed è possibile provarla. La cosa però non è scontata, il successo non è garantito e bisogna in qualche modo guadagnarselo.
sinceramente forse dall'emozione non mi aspettavo di riuscire a fare la via oggi, è stata una sorpresa anche per me, soprattutto dopo i giorni scorsi in cui quasi mi davo per sconfitto e pensavamo che saremmo dovuti tornare poi forse il prossimo anno, e quindi chiudere questa via così è stata un'emozione veramente indescrivibile, e soprattutto per la storia che ha questo tiro, che ho dato 20 anni fa, è rimasto lì. Adesso finalmente ha una libera, finalmente ha un nome, che è l'Arenauta, non gliel'ho dato io, gliel'ha dato Giuliano, che ha chiudato la via, e ha il nome della grotta, il nome del posto, quindi spero diventerà una meta per chi vuole ripeterla, e spero ci saranno delle ripetizioni a breve, e non vedo l'ora che altre persone come me provino le stesse emozioni che ho provato. 20 anni di pazienza nel credere in qualcosa che forse sembrava utopico ha portato invece soddisfazione, e di questa cosa ne sono molto contento.